Hello everyone, it's Fede e oggi siamo qui con un video a proposito della mia esperienza come exchange student in Irlanda. Io sono stata in Irlanda dal 2021 al 2022 come exchange student e poi ho continuato un altro anno per conto mio. Questo video è fatto per gli exchange student che vogliono partire e che non sanno ancora per che meta scegliere, oppure per quelli che hanno scelto l'Irlanda. Innanzitutto, perché fare l'anno all'estero? Io ho scelto di fare l'anno all'estero perché ho sempre avuto la passione per il viaggio, per viaggiare, per scoprire cose nuove, vedere nuovi paesi e anche perché, diciamocelo, nella monotonia mi annoio. Dopo essere stata per non so quanti anni in Italia, volevo fare un anno, che poi sono diventati 2, per scappare da qualche altra parte e vedere qualcosa di nuovo, vivere qualcosa di nuovo, nuove emozioni, farmi nuovi amici, eccetera. E un altro motivo è sicuramente l'inglese, perché volevo imparare l'inglese meglio, nonostante già facessi uno scientifico Cambridge, che è un tipo di liceo dove facevo 3 materie con dei madrelingua in inglese, e anche per arricchire il mio bagaglio culturale. Come ho detto prima, è un'ottima esperienza per conoscere una nuova cultura, nuove persone. Quest'anno ti cambia la vita. È un anno che secondo me tutti dovrebbero fare, perché veramente ti aiuta e ti dà dei tools, ti dà degli strumenti che comunque ti serviranno più avanti. Una volta che Intercultura ti dice guarda, sei stato selezionato o selezionata per andare in questo paese, sparisce fino più o meno a inizio agosto. Io devo partire a fine agosto e appunto a inizio agosto mi hanno riscritto e mi hanno detto guarda, sei stato collocato a Lismore con questa famiglia e sei nella contea di Waterford. Con la mia prima famiglia ospitante diciamo che ci sono rimasta circa un mese perché la situazione era abbastanza brutta, cioè nel senso dormivo su un divano di pelle, non mi davano da mangiare e la madre ospitante mi urlava contro. Quindi una volta mi ha urlato contro mentre ero al telefono con la local coordinator, la coordinatrice locale, che ha deciso immediatamente di spostarmi e adesso invece sono nella mia seconda famiglia ospitante, che adoro, li amo, sono fantastici ed è il mio secondo anno con loro perché poi dopo ho appunto deciso di rimanere qui. Questo per dire non avere paura di quello che il cambiamento può essere. Non abbiate paura di dire ah ma magari se cambio famiglia va a finire peggio, perché anche io pensavo la stessa cosa, invece sono andata a finire in una famiglia che è 1000 volte migliore di quella che era la mia famiglia di prima. Quindi assolutamente se c'è qualcosa che non va, parlatene con il vostro coordinatore locale o coordinatrice locale e cercate di appunto capire se è effettivamente qualcosa di grave che non può essere risolto o se è qualcosa che dici ah magari sono un po' schizzinoso io o magari devo semplicemente parlare con loro e un po' vedere come va. Per dire che nonostante le agenzie facciano selezioni molto accurate, qualche volta può andare storto. C'è sempre qualcosa che può andare storto. Un elemento che mi sono ritrovata ad affrontare quando ho fatto il mio anno all'estero qui in Irlanda è stato... in realtà sono stati, perché sono 2 elementi che ritengo abbastanza importanti, anzi che vanno di pari passo, lo shock culturale e la homesickness. Spesso può succedere che arrivando in una nuova realtà ti ritrovi a faccia con caratteristiche culturali diverse, come per esempio ci sono un sacco di famiglie che hanno delle fattorie, infatti ci sono un sacco di farmers, i paesi sono molto più piccoli e si hanno poche città grandi come per esempio Waterford, Cork, Dublino, e anche Dublino in per sé non è una città enorme comunque. Queste sono tutte cose che magari possono avere un forte impatto. Per esempio per me il fatto di dover prendere l'autobus per 1 ora e mezza per arrivare nella città più vicina, per avere comunque qualcosa da fare, è stato qualcosa che comunque mi ha destabilizzato, che ho detto cavolo voglio andare a casa, ma perché per fare qualcosa devo per forza prefarmi 1 ora e mezza di autobus. E di questo cosa ha portato? Ha portato al fatto del voglio andare a casa, mi manca casa mia, perché questo, perché quello, e non c'è un modo giusto per affrontarlo. Ognuno affronta questi problemi come vuole.
Io ho trovato un metodo che ha funzionato per me, che è stato uscire con i miei amici e dire ah, magari perché non facciamo questo, prendiamo l'autobus, però lo prendiamo insieme, in modo che io, non essendo da sola, comunque trovassi questo viaggio veloce e divertente. Un altro grande shock culturale è stato il cibo, perché tanto amore per la mia famiglia ospitante, però il cibo è tutto pre-preparato, decongelato dal freezer, oppure patate. Patate ovunque, patate in tutte le forme che potete trovare. Le patate costituiscono il principale contorno, oppure sono la portata principale. E io quando torno in Italia, in questi giorni anche, non ne voglio sapere, non le voglio vedere, perché non ce la faccio più. All'inizio ero tipo, oddio sì, patate, e che bello, non vedo l'ora di mangiarne un sacco, adesso non ne posso più. Sono più pratici. Loro tornano a casa dalla fattoria, mia madre ai cavalli, e non hanno tempo di preparare grandi piatti, quindi loro semplicemente freezer, forno, tavola. Quindi anche essere preparati al non mangerò quello che mangerò a casa, magari non mangerò bene come mangerò a casa. Aspettative contro realtà. Allora, ci sono molte aspettative magari che si formano con l'idea dell'anno all'estero, che comunque magari ce le danno TikTok, ce le danno i social, magari le vedete da YouTube. E infatti quando uno magari non viene assegnato al paese in cui vuole andare, dice oddio, il mio anno all'estero sarà bruttissimo, non perché comunque non abbiamo riferimenti con video o esperienze, non ce la faccio più, non ce la farò mai, mi annoierò un sacco, sarà un anno orrendo. No, assolutamente no, e questo è anche il motivo per cui io sono qui, perché io ho fatto un sacco di esperienze meravigliose. Per esempio siamo andati a fare surf con la nostra agenzia, oppure siamo andati a scalare le montagne del Comrag, oppure ancora sono andata a cavallo con la mia famiglia. Insomma, se si vogliono fare le cose, si fanno in qualsiasi paese. Il fatto che tu non sia capitato magari nel paese in cui vuoi andare non è una scusa. Ci si reinventa, questo è anche il bello dell'anno all'estero, reinventarsi e essere creativi. Passando invece alla parte dei consigli, diciamo che ne ho alcuni un po' più pratici e alcuni magari un po' più teorici, un po' più a parole, insomma. Un consiglio pratico che mi sento di dare per chi viene in Irlanda è non portate ombrelli. So che sembra assurdo, ma non portateli, perché qui non li usa nessuno e soprattutto si rompono. Cioè, nel senso, quando piove ci sono anche forti venti, quindi non portate gli ombrelli in valigia perché non vi serviranno, non lo userete. Piuttosto magari portatevi una giacca impermeabile. Temperature possono essere calde o fredde. Tipo io l'altro giorno ero fuori in maglietta manica corta perché c'era un sole pazzesco. L'anno scorso, per esempio, più o meno a marzo-maggio, invece eravamo appunto sulla spiaggia a fare dei picnic, o anzi più o meno a gennaio io ero in spiaggia in costume per fare il bagno. Ho fatto il bagno a gennaio perché sì, è un'esperienza che volevamo fare. Quindi comunque portate cose che vi servono per tutte le evenienze. Non portatevi tutto l'armadio. Questo perché? Perché se vi portate tutto l'armadio, poi ovviamente voi fate degli acquisti qui e quando tornate vi serve una terza, una quarta valigia. Quindi voi portate le cose strettamente necessarie, anche perché avrete l'uniforme, con tutta probabilità, e di conseguenza vi ritroverete a mettere più o meno sempre le solite cose. Un consiglio un po' più, diciamo, teorico, un po' più a parole, invece, che mi sento di dare è: ricordatevi che non è il paese, è l'esperienza. Io questa cosa non la smetterò mai di ripetere perché la mia esperienza è stato il caso eclatante per me, che mi ha fatto realizzare che non bisogna giudicare un libro dalla copertina, e questo è veramente molto 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 importante, ve lo dovete mettere in testa, per favore. E anche il non chiudetevi in generale, con gli amici, con le esperienze. Se vi viene proposto di fare qualcosa, provateci, dite perché no. Magari è un'esperienza che vi piacerà, che magari volete ripetere. Io ho avuto alcuni miei amici irlandesi che mi hanno detto: dai, perché non vieni con noi che ti facciamo provare a mungere le mucche? Io quando me l'hanno detto ero lì tipo: no, perché? Poi dopo invece ho provato e ho capito che era molto divertente. Magari vi lascio tipo un video qua. E quindi sì, siete sempre aperti, dite sì a qualsiasi cosa.
accogliete le esperienze che non avete mai fatto e che non pensavate mai di fare. Questi sono i miei consigli. E niente, spero di vedervi presto in un prossimo video, e questo è il primo video sul mio anno all'estero in Irlanda.